Quante volte avete desiderato di mettere la vita in pausa per godervi il momento? Se pensiamo alle nostre giornate, ci rendiamo conto che non facciamo altro che essere di corsa. Nella lunga lista di impegni e cose da fare è difficile trovare un momento vuoto. Tutto per noi. Come conseguenza, cerchiamo modi per essere sempre più organizzati e produttivi, per aggiungere altre cose alle nostre vite già così impegnate. Il ritmo della vita sembra sempre aumentare e noi siamo sempre più stanchi. Molti di noi si stanno accorgendo che farsi travolgere dalla velocità con cui il mondo va avanti ci porta a perdere momenti, sensazioni e particolari che a volte farebbero la differenza. Io sono Miriam e vi do il benvenuto su questo canale. Ho iniziato a rendermi conto che questo modo di vivere deriva dalle pressioni del mondo moderno. In questa rincorsa mi ci sono trovata immersa per troppo tempo, provando disagio. Ma ora ho capito che non voglio vivere la mia vita di fretta e non voglio essere consumata dallo stress. Ho bisogno di prendere una strada diversa e dedicare più attenzioni a me e alla mia vita. Ed è per questo motivo che mi sto gradualmente avvicinando a una nuova filosofia di vita, lo slow living. Questo movimento è nato in Italia negli anni '80 con l'emergere del movimento slow food. Come suggerisce la parola, lo slow food nacque come reazione al fast food, che stava sempre di più prendendo piede in Italia con l'apertura di numerosi McDonald's. I membri di questo movimento consideravano il pasto come un momento importante di condivisione e di qualità e temevano che potesse essere ridotto a un momento veloce e di poco valore. Fin da subito fu evidente che lo slow food faceva parte di una filosofia di vita più generica chiamata appunto slow living, che con il tempo diventò autonoma e indipendente. In seguito il termine si è evoluto e la filosofia della lentezza è entrata in ogni ambito della vita. Oggi possiamo sentir parlare di slow fashion, slow travel, slow work, slow fitness. Tutti questi termini rientrano all'interno del concetto più vasto di slow living, che è appunto una filosofia di vita, un approccio mentale. Lo slow living propone una rivoluzione culturale attraverso uno stile di vita più lento, semplice e consapevole. Lo slow living è uno stile di vita che mira alla riappropriazione dei propri ritmi naturali e sostiene la ricerca di un equilibrio tra il sempre più veloce e tecnologico mondo moderno e lo stato naturale e semplice delle cose. Vivere una vita piena e ricca non significa accumulare oggetti inutili e impegni poco graditi, ma avere il coraggio di selezionare ciò che per noi ha valore. In questo modo riusciremo finalmente a goderci i momenti del nostro quotidiano, vivendo serenamente e con soddisfazione la nostra vita. Secondo me, vivere in linea con lo slow living significa vivere una vita serena, piena e appassionata. Per vivere adottando questa filosofia di vita non c'è una ricetta uguale per tutti. Ognuno di noi ha la possibilità di scegliere quello che per sé ha valore e significato. Solitamente lo slow living viene associato alla vita di campagna, alla meditazione, al minimalismo e allo yoga e ancora ad una vita ecosostenibile, alla lettura e alla riscoperta di passioni antiche e dimenticate. Il punto chiave è scegliere attività che rispettino chi siamo e i nostri valori. Non è necessario attuare delle azioni estreme per vivere adottando la filosofia dello slow living. Per molti di noi non è possibile al momento lasciare la nostra casa di città per trasferirsi in campagna, per coltivare il nostro cibo e per vivere secondo i ritmi della natura. Ma non serve questo. Vivere lentamente significa prestare attenzione al presente,
momento per momento, ed è possibile farlo ovunque. Io sto provando costantemente a modellare la mia vita per trovare il mio posto e il mio equilibrio. Vivo in una città con la C maiuscola, Milano, e sono convinta che ognuno di noi possa trovare la propria serenità, dedicandoci il giusto tempo. Per iniziare a immergerci nello slow living possiamo fare alcuni passi. Questo ci può aiutare a dedicarci un momento per noi all'inizio della giornata e per prepararci con calma senza arrivare di corsa a scuola o al lavoro. Se ti va, puoi andare a vedere il mio video sulla morning routine lenta e consapevole. Molto spesso non abbiamo bisogno di più cose, ma di meno. Perciò compriamo il necessario e se ci viene l'impulso di comprare, aspettiamo almeno una settimana per valutare a mente lucida se quella cosa ci serve effettivamente oppure no. Oggi siamo circondati da rumore e bombardati da informazioni ogni giorno. Credo sia fondamentale per noi oggi trascorrere del tempo in silenzio e ascoltare i nostri pensieri. Stare in silenzio ci aiuta a entrare in connessione con noi stessi e a soffermarci sulle nostre idee. Può essere utile il silenzio anche quando facciamo le faccende domestiche o quando siamo sui mezzi per andare a lavoro. Magari fare una cena rilassata con la nostra famiglia, oppure leggere un libro prima di addormentarci, o ancora dedicarci a una nostra passione. Questo ci permetterà di trovare la motivazione per fare tutte le cose che facciamo durante la giornata, restando però concentrati su ciò che per noi conta davvero. Il passato non possiamo cambiarlo e del futuro non abbiamo alcuna certezza. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è goderci il momento ed essere felici di essere qui. Perché in fondo la vita è un lungo viaggio e se non ti stai godendo il momento, stai perdendo un'occasione che non tornerà. Oggi più che mai abbiamo bisogno di rallentare per renderci conto del nostro valore, che va ben oltre i parametri di riconoscimento della società. Lo stipendio, la macchina che abbiamo, il nostro aspetto non ci definiscono come persone. Noi siamo molto di più. Abbiamo bisogno di rallentare per vedere le cose per quello che sono e cosa conta davvero per noi. Questa è la chiave per vivere una vita più serena e di significato. E parlando di te, che cosa nella tua giornata ti rende felice? Ci sono momenti a cui non rinunceresti? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, clicca sul pulsante mi piace e se anche tu credi che rallentando si può apprezzare maggiormente la vita, iscriviti al mio canale, ne sarei davvero felice. Ogni settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Grazie e a presto!